Ragazzacci, buona giornata. Allora, video di oggi non è una comparativa. Qualcuno mi ha domandato sopra questo rasoio. Questo è la Silium 174, rasoio in acciaio inossidabile, credo che 316. Rasoio molto delicato. E mi sembrava averci fatto il video, però cercando fra i miei video non ho visto nessuno con questo rasoio. Allora, vabbè, lo rifacciamo. Rasoio. Vedete che qui in testa è marcato 0,88, credo che è il gap del rasoio, anche se credo che questo rasoio ha esposizione neutra o forse negativa. La lama praticamente non si sente. È molto pesante, deve stare sui 100 grammi se non di più, però è estremamente delicato. Questa era la versione satinata, io gli ho dato una lucidatina. Rasoio che è fra un Muramasa e un Federa SD2. Siamo lì, un pochino più del Feder, forse un pochino meno che il Muramasa, ma siamo lì all'incirca. Rasoio sicuramente giornaliero, per chi non si vuole rompere tanto le scatole e non cerca un BBS assoluto. Qui per arrivare col BBS magari ci si arriva, ma bisogna passarci parecchie volte. Saponcino di oggi, usiamo questo olandese, faccio vedere l'inci, è Skier Monkey, la sbarbata del frate dovrebbe essere la traduzione dall'olandese. Questo è il 1778, credo che questo è il nome del sapone. Bio Brummel. Questo è veramente buono, la formazione anche se molto leggera, sono saponi artigianali, c'è del miele, del tabacco credo, e non so che altro, però si sente un pochino il miele, molto leggero. È un sapone a pasta dura, andrebbe magari bagnato, però come la confezione, queste qui di alluminio, ho visto che tendono a ossidarsi, non mi piace metterci l'acqua. Allora, fatemi riaccendere la camera. Allora, quello che io faccio è che, come sempre, ne prelevo un pezzettino, lo metto in ciotola e lo sciolgo lì, e così non corro il rischio di sciupare la confezione. Vedete che è sapone duro, un pochino lo dovrò aiutare. Molto buona la profumazione anche se è leggerissima, si sente un po' il miele. Loro fanno diversi tipi di profumazioni. Negli Stati Uniti purtroppo questi saponi non hanno avuto molto successo, infatti chi li aveva portati alla fine li ha dovuti svendere. Io infatti questo l'ho preso veramente a 4 soldi, però il prezzo iniziale era veramente importante, non so se era dovuto ai prezzi di importazione negli Stati Uniti. Io l'ho preso sui $10 questo, però il prezzo iniziale mi sembra stavano sui $25. Non so in Europa che prezzi avranno questi saponi. Allora, qui all'incirca ci siamo. Approfittiamo per montare la lametta del rasoio. Lo aiuto un po' il rasoio montandoci una Iridium Izamet. Mamma quanta cera ci hanno messo. Il rasoio è un pochino grezzo come lavorazione, non è che sia molto rifinito nonostante sia un rasoio che ha un prezzo importante. Ecco fatto, la metta montata. Allora montiamo il sapone. Manico del rasoio, un fabbricante americano, si trova su Etsy, fa dei manici veramente belli. E il ciuffo io ci ho montato, vedete, c'ha la ghiera nera, era il mio vecchio Omega Pro Raso, che è il manico, quello che viene di plastica cromata, era tutto sciupato, e lì basta tirarlo, viene via il ciuffo dei Pro Raso, degli Omega Pro Raso, e gliel'ho rincollato qui a questo qua.
dovuto ridurre un pochino la camicia di plastica che tiene il ciuffo, che era un pochino grande come buco, ma poca cosa. Vedete che il sapone ha fatto subito un sacco di schiuma. Vediamo di ridurla un po' schiacciandola anche. Questo è il 100% vegetale. Allora, bagnatina alla faccia, riaccendo la camera, scusate, ultima volta. E partiamo con l'insaponata. Molto buona profumazione perché sa di miele. Non male la schiuma, eh? Sono saponi artigianali che fanno piccole quantità, da quello che ho letto. Infatti vedete che addirittura, non so se la data, non riesco a capire cosa hanno scritto, però vedete sono scritte a mano, uno per uno, le scatolette. Deve essere la produzione, il numero di produzione. Allora, ho fatto una bella schiuma compatta, vedo che richiede acqua. Non male, come vegetale. Si tende a fare molta schiuma. Vedete, con un po' di acqua si può abbassare il volume. Io direi che ci siamo. Buona schiumata. Acqua ne ha presa, sì, che la barba la deve avere ammorbidita. Beh. Allora, oggi dovrebbe essere, speriamo, una sorbata tranquilla, anche se c'è qualche report che mi sono fatto con lo sciavette, settimana dello sciavette. Ora il rasoio, la lametta, ragazzi, non si sente assolutamente, però vedete che tagliare taglia. Guardate, barba di 2 giorni la porta tagliare tranquillamente. Barbe corte, rasoio tranquillo. Io direi che è più tranquillo che un R89 questo. Rasoio magari per tutti i giorni. Barbatina veloce la mattina prima di andare in ufficio. Vedete, il rasoio che permette di fare tipo Gran Premio, perché veramente non si sente. Certo, con questo Iridium un pochino migliora, perché ricordate che questa lametta, delle misurazioni che ho fatto dopo la Kai, è quella che ha un po' più di esposizione, è 23 mm esatti. A differenza delle lamette normali che sono un pochino sotto i 23 mm, 22.9, 22.8. Che un pochino aiuta il rasoio a dargli un pochino più di esposizione. Comunque ottimo anche il sapone, sto vedendo che bagnando ritorna scivolosa la pelle. Vedete che sto continuando a passarmi il rasoio perché
Ho la faccia scivolosissima. Che nonostante sia un sapone molto artigianale, non è male, il sapone. La profumazione mi piace, ripeto, molto leggera, però mi piace perché si sente quel sottofondo di miele dolce, buono. Guardate come copre, veramente ottimo sapone. Allora, andiamo attraverso, qui sembra già che quasi non prendesse nemmeno più. Mi sta obbligando un pochino a pigiare perché no non prende più. Vedete che devo fare molte passate. Comunque il risultato si sta ottenendo, dai, piano piano. Queste sono sbarbate che stressano un po' la pelle perché la metà quasi non si sente. Però qui nelle zone difficili fa veramente fatica. Ci siamo. Quella lì è zona waffle, mi è venuta, sì. E ancora sento barba. Facciamo qualche ritocco e un po' di contropelo dalla guance. Tanta roba al sapone, ragazzi, tanta roba. Il sapone. Allora. Sono scortiato. Passa, ripassa. Anche qui era una zona che con lo sciavette mi ero un pochino chiappato questi giorni. Vediamo fin dove arriviamo. Però vedete che per arrivare a BBS, per arrivare ci si arriva, No, bisogna passarsi la soglia 200 volte. Queste due zone mi sono chiappato parecchio. Molto bene zona bassa del collo, non mi sta facendo male il rasoio. Va bene ragazzacci, direi che basta, se no
finisco scorteando. Qua fa fatica. Non riesce a pulirmi la zona branchie. Allora, diamo un pochino dal lume. Ottimo il sapone, veramente. Il lume non lo sento, è come se nonostante sia fatto 200 passaggi. È come non mettersi niente. A parte qui che già l'età, ragazzi, qui mi fa le rughette. Ogni volta mi chiappo di più. Comunque direi veramente ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Sciacquo. La mattina a pennella così, aspettiamo che la faccia si asciughi un po' e andiamo di after. Vedete che nonostante fosse un sapone pasta dura si è sciolto quasi tutto, è rimasto appena un pochino qui sul fondo. Comunque il pennello ce l'aveva fatta sciogliere quasi tutto. Ciuffettino Razzi ha già diversi anni con me, però che si dimostra fantastico, fantastico, sto ciuffo di maiale non sbiancato. Allora, andiamo di after, uno dei miei after favoriti come profumazione. Questo è Paul Sebastian, mi sembra, questo è aftershave, fa anche profumo. Profumi economici, proprio economica. Vado a 20 euro. Profumazione molto buona, molto buona. Una colonia maschia. Pelle fantastica, me la sento. Sono a BBS 100% no. C'è dei punti qua sotto, ragazzi, il rasoio non ce la fa. Le parti difficili. Nonostante mi sia passato 20 volte, sentite? Si sente ancora appena un pochino il pelo. Qui sulle guance molto meglio. Sono la venuti molto bene, è passato parecchio. Comunque ragazzi, io perché mi sto toccando, però voi che vedete, cioè chi ti vede dice che ti sei fatto una bella sbarbata. Anche zona bassa del collo abbastanza bene, vedete? Cioè, il rasoio ragazzi dà delle rate, è molto delicato, vi devono piacere i rasoi delicati. Se siete amanti dei rasoi delicati è un'ottima opzione insieme al muramassa, che però ritengo un pochino più efficace che questo, e forse questo è mezzo scalino sopra al Feder ASD2, che io il Feder lo sento più delicato che il muramassa. Diciamo che questo e il Feder sono quasi uguali. Fra il Feder e questo preferisco questo, però fra questo e il muramassa, come all'incirca come prezzo, mi sembra ricordare che siamo lì. Io andrei sicuramente sul muramassa senza pensarci. Cioè dei tre, per me il muramassa è il meglio, che poi ha l'avvantaggio che comprando i pezzi del Nodaci uno può potenziarlo, comprando la base del Nodaci, non vi ricordo che aumentate il gap, e cambiando il cap,
cioè usando la base del Muramasa con il cap del Nodaci aumentate l'esposizione della lametta, sì che c'è quei vantaggi. Sì che io andrei sicuramente sul Muramasa. Comunque un rasoio, ragazzi, se cercate un bel rasoio d'acciaio inossidabile per farvi la barba tutti i giorni e non volete sbattimenti, se non volete rischiare di tagliarvi, ora non fate caso qui che mi sono appena un pochino chiappato, ma ho fatto diversi giorni di sciavette e avevo qualche puntino già un pochino aperto lì con lo sciavette, sì che il rasoio mi ha riaperto. Però è un rasoio delicato, ragazzi, bello pesante, rasoio per tutta la vita. Se davanti, vi ripeto, dei rasoi delicati è un'opzione sicuramente. Saponcino, saponcino del Frate, non male veramente, per essere un sapone diciamo con un inci abbastanza corto, niente di speciale, però Cinamal, che sarà Cinamal, sarà cannella, però non ho sentito bruciare cannella, cannella un po' non mi brucia. E il sapone mi è piaciuto, la pelle ce l'ho, poi mi sono passato anche tanto al lume, diciamo che vi dico una bugia se vi dico che la sento bella gommosa, morbida, no? Sento un pochino appena secca, infatti approfittiamo, mettiamo un pochino di Luriderm Aftershave. Questo è senza profumo. Ecco, ora sì, la sento bella la pelle. Certo, può essere dovuto anche all'allume, perché con i saponi americani, quelli talovati, l'allume tira fuori il grasso, però su questi vegetali cambia poco, che un pochino me l'aveva seccata, però ora è perfetta, con un pochino di crema, perfetta, non è che quello sia un problema. Comunque un bel sapone che poi deve rendere moltissimo. Io perché, ragazzi, ho il problema che ne ho tanti, questo lo riuso fra 2 anni, che non mi piace bagnare queste scatoline di alluminio perché ho paura che si arrugginiscano, fanno quell'ossido bianco, poi non so se fa bene alla pelle. Però se usate questo sapone che dice lo apro, lo uso fino a finirlo, lo montate qui dentro, se non volete usare la ciotola, rompervi le scatole, vi deve durare 1 anno, penso, un sapone così. Comunque bella sbarbata, pensate di tutto. Pensate che il rasoio è molto delicato, però sbarbata, ragazzi, è andata benissimo. Sento la pelle bella rilassata. Va bene, allora anche per oggi è tutto. Vi ringrazio come sempre per vedere i video. Commentate se conoscete i prodotti, mi fate sapere la vostra. E ci vediamo alla prossima. Come sempre, ciao ragazzacci.